Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Mi trovo qui in questo pomeriggio caldissimo di metà luglio, finalmente tanto sole, finalmente le mie piante sono esplose con la loro fioritura e sono qui per preparare una talea di gardenia. La moltiplicazione tramite talea della gardenia è semplicissima perché la gardenia radica con tantissima facilità, anche in acqua. Io voglio fare una talea e farla radicare nel terriccio, dentro un vasetto. L'ho già fatto l'anno scorso, dopo vediamo due piante che ho creato l'anno scorso tramite la talea appunto di gardenia, si sono sviluppate benissimo, è stato tutto molto semplice. Vediamo come farlo per poter moltiplicare insieme questa meravigliosa pianta che presenta questi fiori bianchi meravigliosi che hanno questo profumo dolciastro soave che inonda tutto il luogo in cui questa pianta viene coltivata. Io adoro la gardenia, è una delle piante che io preferisco in assoluto. Per scegliere un ramo adatto per poter fare una talea, solitamente sulle piante dobbiamo scegliere un ramo che non ha portato i fiori perché è ha molta più energia rispetto a un ramo che sta portando una fioritura o che ce l'ha già in atto. Quindi sceglierò un ramo che non ha, in questo caso, la fioritura. Potrebbe essere appunto questo ramo perché non presenta il bocciolo nella sommità e quindi è proprio adatto alla moltiplicazione tramite talea. In più questo ramo è lungo una decina di centimetri, dobbiamo tenerci sempre sui 10-15 centimetri per poter fare una buona talea di gardenia. Possiamo anche arrivare anche a 20 centimetri, però solitamente, visto che dovremmo metterla in un vaso un po' piccolo, bisogna sempre fare un equilibrio tra la dimensione del vaso e la talea che dobbiamo inserire. In questo caso, dopo lo vediamo, userò un vasetto un po' piccolino e quindi come equilibrio tra vaso e pianta una talea di 10 cm circa, 11 cm, 12 cm può essere adatta. Adesso andrò a tagliare questo rametto, lo vediamo insieme e dopo lo metteremo nel suo vasetto e vi spiegherò come procedere poi per far radicare la pianta e ottenere poi una nuova pianta di gardenia. Come dicevo, il ramo scelto è questo ramo ad esempio presenta una fioritura e un bocciolo, quindi lascerò fiorire questa parte della pianta. Utilizzerò questo ramo che è lungo circa un 10, 12, 13 cm, quindi si presenta proprio adatto allo scopo. Vado a tagliarlo praticamente alla base, a 1 centimetro circa, anche un po' meno, all'intersezione del rametto che sta portando la fioritura. Faccio un taglio obliquo, così c'è più superficie poi a contatto con la terra per poter emettere poi le radici e il rametto per produrre una nuova pianta di gardenia è quasi pronto. Adesso vediamo come prepararlo per poter mettere questa talea all'interno del suo vasetto. Eccomi qui con il rametto che sarà la talea della gardenia, in questo caso una Gardenia jasminioides, una delle gardenie più vendute in assoluto nei vivai, possiamo veramente trovarla con facilità. Una volta acquistata possiamo poi moltiplicarla, farle nuovi esemplari per avere più piante, più fiori e soprattutto più profumo, perché quando la gardenia va in fioritura è qualcosa di veramente eccezionale, un profumo incredibile, dolcissimo e veramente molto buono. Questa è la talea che abbiamo prelevato. Io ne ho prese anche altre due un po' più piccole, così per provare, queste sono già state preparate per essere messe poi nel vasetto, le mettiamo tutte e tre insieme in questo vasettino molto piccolo. Vi faccio vedere, queste sono le due talee preparate l'anno scorso. Le ho preparate nel periodo in cui avevo il gesso, quindi ero a casa, sono stato in casa praticamente 2 mesi, quindi con le stampelle ero uscito in giardino, ho tagliato 2 rametti, li ho ficcati nella terra e questo è il risultato. Potete vedere che sono cresciute molto bene, hanno radicato, hanno già prodotto tantissime foglie, in più c'è un bocciolo in formazione, un pochettino deforme perché comunque questa è ancora una piantina piccola, quindi sta imparando a fare i fiori. Adesso vado a spostare queste piantine, prendo il vasetto e così parliamo su come procedere per preparare la talea di gardenia. Per preparare la talea di gardenia basterà staccare tutte le foglie che sono alla base, eliminare tutto ciò che c'è alla base e lasciare solo poche foglie alla sommità. Quindi io vado a staccarvi tutte le varie foglioline. Lascerò anche questo rametto, magari lo taglio perché c'è una biforcazione, però per evitare troppa traspirazione della pianta, visto che non ha le radici, vado a tagliare il ramettino, in più toglierò ancora qualche foglia e queste foglie della sommità
vado ad accorciarle un pochettino. Ecco la talea ottenuta di gardenia dopo il taglio anche delle foglie, per evitare troppa traspirazione della pianta che potrebbe disidratarla. Quindi una volta tagliato un po' di foglie, eliminate quella alla base, la controlliamo, abbiamo 1 e 2 nodi. Inserendo la talea all'interno del vaso, praticamente i 2 nodi sono a contatto con la terra, quindi decideranno poi come radicare. Sicuramente ci saranno delle radici sul nodo finale, qualche radice probabilmente se a contatto con la terra partiranno anche da questo nodo. Adesso qui c'è un piccolo ragnetto che vado a eliminare. Il taglio cerchiamo sempre di farlo obliquo, così c'è più superficie a contatto con la terra per poter poi partire con le radici, con la crescita poi delle radici. Una volta preparata la talea, questa, e poi ce ne sono altre 2 già preparate, guardate questa, ha soltanto 2 foglioline alla sommità, ma va benissimo. L'importante è mettere poi in ombra le nostre talee e non tenerle mai al sole, poi soprattutto perché si parla di gardenia, una pianta che il sole non lo gradisce tantissimo. Vado a riempire il vasetto con un terriccio apposta per gardenia, non acquistato ma creato, ovvero un terriccio che sia assolutamente acido, perché la gardenia vuole un terriccio acido. Quindi possiamo prendere del terriccio universale, tanti sacchi di terriccio universale contengono la torba, altrimenti se vogliamo fare un qualcosa di più ecosostenibile possiamo scegliere un terriccio universale senza torba e aggiungere degli aghi di pino all'interno, in modo da poter creare proprio un ambiente acido. Gli aghi di pino acidificano il terriccio. In più ho aggiunto anche perlite e pezzi di bark, corteccia di pino, perché anche la corteccia di pino acidifica il terriccio, ma soprattutto per creare un terriccio molto arieggiato. Aggiungo il terriccio all'interno senza pressare, tolgo magari i pezzi più grossi di bark, lascio solo quelli più piccoli, in questo modo. E non vado a pressare con le mani per schiacciare bene il terriccio, piuttosto lo batto sul tavolo in modo che si sistema un po', premo leggermente con le dita. Qui ho aggiunto anche un pochettino di sfagno per mantenere un po' più l'umidità. La gardenia è una pianta che gradisce un terriccio che sia sempre umido, non fradicio d'acqua ma sempre umido, non gradisce molto essere lasciata a secco per troppi giorni. Vado ad aggiungere ancora un po' più di terriccio, perché poi bagnando il terriccio tende a scendere sempre un pochettino, in modo che così non devo poi aggiungere successivamente altro terriccio. Vedete che è molto arioso, c'è la perlite, c'è il bark, c'è lo sfagno, c'è un po' di terriccio universale all'interno, e quindi è proprio un terriccio adatto alla talea di gardenia. Cosa farò adesso? Siccome non posso prendere i rametti e inserirli con forza, perché rischio di piegarli e spezzarli magari con un'operazione, un gesto magari troppo brusco, vado a creare 3 fori con un bastoncino, qui una piccola cannetta di bambù, in questo modo, e successivamente inserisco delicatamente le talee all'interno, senza arrivare proprio al fondo del vaso, sempre con molta delicatezza. Anche qui, adesso qui c'è un pezzettino di barca che mi impedisce di spingere sotto, faccio così e voilà, abbiamo preparato in questo modo le nostre talee di gardenia. Ricordo che dopo aver inserito le talee all'interno del vasetto, tolgo questo altrimenti faccio troppa ombra qui nell'inquadratura, dobbiamo procedere con una buona bagnatura. Il terriccio deve essere sempre umido, non lasciamolo fradicio, ma deve mantenere sempre una certa umidità, e soprattutto perché queste piantine devono radicare, una cosa molto importante, non bisogna mai dimenticarsi di bagnare e lasciare che il terriccio asciughi, perché questo può poi rappresentare per le nuove radici che sta facendo la talea, che sono molto molto delicate e vogliono stare in un ambiente stabile, che sia sempre umido. La bagnatura possiamo farla dall'alto, oppure possiamo di volta in volta bagnare il sottovaso che abbiamo sistemato sotto il nostro vaso, riempendolo d'acqua, mettendo 1 centimetro magari di acqua. Quando vediamo che l'acqua è stata assorbita dal vaso, il giorno dopo non la aggiungeremo, ma quello ancora dopo dovremo poi inserire altra acqua, in modo che il terriccio assorba sempre per capillarità l'acqua del sottovaso, idratandosi poi per bene.
Io preferisco le bagnature dall'alto perché riesco a controllarle un po' di più, quindi semplicemente entrando col dito in un angolo del vaso a 1 centimetro, 2 centimetri di profondità, sento se è umido, ok, allora non devo bagnare. Se per caso si presenta molto secco in superficie, qua sotto potrebbe essere un pochettino più umido, comunque un pochettino di acqua io gliela do sempre. In questo modo si garantisce un buon attecchimento della talea nel substrato con la creazione di nuove radici e sviluppo poi della nostra piantina. Volendo si può mettere anche un sacchettino di nylon tipo quelli del congelatore, forato con tantissimi fori nell'alto del sacchetto, lo si può semplicemente appoggiare senza stringerlo nel vaso in modo da creare un microclima molto umido, però in questo caso il vasetto con le talee deve essere sistemato in un luogo fresco, perché se noi lo sistemiamo all'ombra in un posto comunque caldo, che cosa succede? All'interno si crea un ambiente particolarmente caldo, è vero, umido però caldissimo. Io preferisco tenerle senza il sacchettino in un posto in ombra, le sistemerò proprio nella zona più fresca qua fuori, sotto questo gazebo, nella zona proprio più fresca, in modo che non ci sia surriscaldamento né del vaso e neanche proprio dell'ambiente dove ci sono le foglie della gardenia che stanno un po' patendo perché sono state tagliate e quindi la pianta in questo momento si trova proprio in una fase molto ma molto delicata. Queste talee si trovano in questa fase delicatissima in cui bisogna veramente seguire con attenzione, però nel giro di qualche settimana la pianta comincerà subito a radicare perché radica veramente con facilità. Volendo possiamo prendere le talee, sistemarle in un barattolo con dell'acqua e radicheranno anche nell'acqua e dopo le sistemeremo poi in un vasetto con il terriccio proprio apposta, creato apposta proprio per la gardenia. Come dicevo, possiamo farcelo anche in casa. Quando sistemiamo la talea in un barattolo con dell'acqua, ricordiamoci di non cambiare totalmente l'acqua, continueremo ad aggiungerla, man mano che evapora noi aggiungiamo acqua fresca, in questo modo le talee riescono a radicare bene. Se cambiamo tutte le volte l'acqua, questo può rappresentare magari un problema, logicamente dobbiamo farlo se c'è una formazione di alghe all'interno, c'è qualcosa che non va, allora piuttosto facciamo un cambio di acqua, altrimenti la cosa ideale sarebbe proprio aggiungere di volta in volta l'acqua man mano che evapora. Cosa che bisogna fare, non lasciamo le talee in acqua stagnante perché alla fine si crea poi un qualcosa che non va bene per la talea. Eccoci qua quindi con il nostro vasetto e le 3 talee di gardenia. Adesso vi spiego velocemente come coltivarle perché è molto semplice, è quasi come coltivare una qualsiasi pianta d'appartamento, un po' più delicata perché deve radicare. Queste talee noi andremo a sistemarle in una zona ombrosa per tutta l'estate fino in autunno. Quando scenderanno le temperature in autunno le porteremo in casa. Controlliamo sempre le bagnature, questo lo ricordo sempre perché terriccio sempre umido, non troppo e neanche troppo poco, sempre abbastanza una giusta umidità del terriccio. Quando le temperature scenderanno le porteremo in casa, le metteremo in una finestra che può ricevere anche un po' di raggi solari, però le mettiamo magari una tenda davanti in modo che possano essere schermate e in modo che si trovi in una zona di illuminazione diffusa, abbastanza alta, ma non con un'insolazione diretta. La finestra dove andremo a mettere le nostre talee di gardenia, le nostre piantine di gardenia, dovrà essere una finestra lontano dalle fonti di calore perché l'atmosfera deve rimanere anche un po' umida. Io le mie talee comunque le nebulizzo abbastanza spesso in modo da mantenere anche un'umidità atmosferica. Tutto l'inverno così arriveremo alla primavera e dopo dovremo poi rinvasarla in un vaso più grande perché questo sarà poi piccolino. Io consiglio un vaso di queste dimensioni in cui andremo a mettere le nostre talee e così potranno essere coltivate nello stesso modo per un altro anno. Al secondo anno di coltivazione li potremo scegliere o portarle in giardino se abitiamo in una zona in cui le gardenie possono essere messe in giardino perché non gradiscono un gelo intenso, quindi il centro Italia può essere adatto per coltivare magari le gardenie in giardino o sud Italia, però lì potrebbe fare molto caldo effettivamente per le gardenie. Altrimenti possiamo continuare a coltivarle in vaso e sempre mantenendo la proporzione vaso e pianta aumentare la dimensione del vaso, sempre cercando di mantenere un certo equilibrio, una certa proporzione appunto tra la pianta e il suo vaso, potendo scegliere anche magari dei vasi un po' più belli di questo ad esempio. Questo è un vaso di recupero, però è adatto come dimensione per poter mettere il prossimo anno le mie talee di gardenia e ottenere poi altre piante con cui potrò poi fare anche qualche esperimento, perché infatti voglio portare in giardino anche le gardenie, proverò con una di queste piante, magari queste qua si svilupperanno poi benissimo, e farò qualche esperimento per vedere se riuscirò a farli superare anche l'inverno in giardino. Se questo esperimento andrà a buon fine, magari sarà bello avere poi in una zona un po' ombrosa del giardino il profumo fantastico della gardenia.
Io penso di aver detto tutto, provateci e portate anche voi in casa i meravigliosi, profumati e bianchissimi fiori di una pianta straordinaria che è proprio la gardenia. Ciao a tutti, ad un prossimo appuntamento in giardino, ciao ciao!